Eccoci qua. Buongiorno, buongiorno amici. Bonjour mon amour. Benvenuti sul nostro canale. Ora facciamo colazione e oggi lasciamo questo posto, lasciamo San Sebastiano. Sì, Adesso poi andiamo a cercare la SIM per la SIM dati, che abbiamo visto qua che ci sono più negozi Vodafone, però eravamo andati in uno l'altro giorno e ci hanno detto che le prepagate erano finite, quindi andiamo. gli arrivavano stamattina, aveva Arrivavano detto, oggi. giusto? E volevo dire una cosa Speriamo riguardo che gli proprio siano a arrivate. riguardo proprio a questo, riguardo i giga all'estero. Allora, molti consigliano le eSIM, le SIM virtuali, però le eSIM costano care, perché non- costano, ho già guardato diversi siti, adesso non voglio nominare i siti, comunque ci sono Non, diversi non siti. sapevo neanche Costano, l'esistenza di sta roba lì. lui non sapeva, Salvatore non sapeva neanche l'esistenza. Anche perché a me non è che servono. Costano cari, andate se capita all'estero, piuttosto c'è lo sbattimento di andare a cercare al negozio di telefonia, però noi qua abbiamo trovato ad esempio con la Vodafone 240 giga al mese, che a noi ci bastano, ci avanzano, per dire, per tutte e due, anche per caricare i video, 15 euro, Sì. oppure c'è 10 euro 60 giga un mese. Io Cioè, farò quella. le SIM, quelle dei siti costano care, costano anche 50-60 euro, 100 euro. La Madonna, Sì, addirittura. ce n'è 100 euro. Sì, costano care. Vabbè, ma magari lì sono cose per professionisti, per chi lo No, fa. perché hanno i giga illimitati. Anche quello che mi ha fatto vedere l'altro giorno un ragazzo che c'era qua, mi ha fatto vedere Ok. un altro sito e costa caro. Però, scusa, però Questo voglio dire che le SIM fisiche le trovate, basta che andate a cercare i negozi, le trovate, costano meno care delle SIM che molto spesso vengono sponsorizzate anche da molti influencer. Quindi poi fate voi. gli influencer. Se non volete avere Stamattina è un treno, mamma mia, non sta zitta un attimo. Se non volete avere lo sbattimento di andare a cercare, pagate di più, fate le SIM, però pagate di più. Sappiate Sì, beh, questo. certo, poi uno fa come se non si vuole sbattere, si trova bene così. Noi non sappiamo bene le loro funzioni, per cui magari possono avere delle cose in più che noi non sappiamo. No, sono No? SIM come le altre. Danno lo spot come queste, lo spot lo danno tutte le SIM. No. Vabbè, non è un nostro problema. Adesso andiamo, facciamo quelle lì che dobbiamo fare, sperando che alla signora le siano arrivate. Finiamo la colazione e facciamo. Ovviamente andiamo in negozio in bici, non andiamo col in camper, bici. perché qui è un macello spostarsi in camper. Siamo venuti qua al centro Vodafone del centro commerciale, abbiamo risolto, siamo riusciti a prendere due SIM dati, una per me con più giga e una per Salvatore. Io ho 240 giga, 28 giorni, 15 euro, e Salvatore 60 giga, sempre in 28 giorni, 10 euro. Quindi prezzi vantaggiosi, come avevamo detto. Cosa fa Salvatore? Formula 1. Oggi lasciamo San Sebastián. Si mangia. Salve bella signorina, Salve. se vuole c'è un piatto anche per lei. Se vuole salire sulla mia casetta, Sì, molto volentieri. bene, mi fa piacere. È di suo gradimento? Assaggio adesso. Ah, deve assaggiare. Sì, Bella signorina. buono. Buono? Bene, mi fa piacere. C'è una bella ombra qui. Si sta benissimo. Benissimo, sì. Facciamo una sosta qua prima di lasciare definitivamente San Sebastián, che qua c'è il carico e lo scarico gratuito, dove siamo già venuti qualche giorno fa. Stanno quei camper qua che fa proprio schifo sto posto. Sì, perché non vengono solo a scaricare, sostano proprio qua, ma non è Lì granché come posto. C'è l'autostrada. Sì, infatti qua sopra ci passa l'autostrada. Proprio un postaccio. Ma poi anche per scendere giù in città, cioè
devi farti un sacco di strada a Infatti è piedi. lontano dal centro, dove siamo stati noi era l'ideale proprio, Mamma mia, spettacolo. in bici proprio Ma poi 2 km, 3 km dal centro. 4 euro al giorno, cioè, Sì, infatti, e anche in piano. Guarda qua piano. come sono storti. qua sì. E perché devono mettere questi rubinetti delle balle così non Sì, posso infatti per sono fare... rubinetti che non si può avvitare la riduzione, come si chiama, l'adattatore. Non puoi attaccargli niente. Non hanno senso per il carico dell'acqua ai camper. Stiamo facendo un po' di autostrada. Qua nella Spagna del Nord vediamo che c'è molto molto verde. È molto simile alla Francia come paesaggio. Invece 2 anni fa, quando siamo passati dalla Spagna del Sud, lì al contrario era tutto secco. Non c'era tutto questa vegetazione così. Abbiamo deciso di fare un po' di autostrada perché nella destinazione dove dobbiamo arrivare, se non facessimo l'autostrada sarebbe troppo incasinato, nel senso che abbiamo anche chiesto consiglio a un autista, dice che non si arriva più praticamente, e quindi per velocizzare abbiamo preso l'autostrada. Anche perché facendo l'altro percorso c'era da fare 70 km in più invece di 170, per cui Poi te li mangi in benzina praticamente, in carburante. questo tratto qui lo facciamo così, poi più avanti si vedrà, tanto sono poi 100 km, un'ora e un quarto di campo e via. Eccoci, siamo a Bilbao. Wow, guarda lì, Che costruzione. Guarda che bello. Che roba. Wow, so beautiful. So Mamma beautiful. mia che roba. Che aiuole fiorite. Che roba, guarda qua, che lusso. Che lusso. Allora, adesso qua dovrei girare a destra. Qui in Bilbao è un casino. Abbiamo trovato un posto dove andare eventualmente per parcheggiarci, ma le strade sono un casino. Il navigatore ci ha portato in un posto dove c'erano... No, ho sbagliato io che dovevo girare, non ho girato. È colpa mia anche. Sì, e poi siamo finiti in un posto dove c'era l'altezza massima di 2 metri, quindi siamo dovuti tornare indietro. Adesso speriamo di arrivarci. Oh, forse finalmente siamo arrivati, ce l'abbiamo fatta a trovare la strada. Abbiamo trovato il parcheggio, però non è che ci ispiri proprio granché, perché bisogna parcheggiare qua lungo la strada. Poi la zona, non lo so, non ci ispira tanto. Adesso vediamo se riusciamo a trovare qualcos'altro di meglio. Ragazzi, c'è un vento qua a Bilbao. Comunque, per la cronaca, questo parcheggio si trova proprio sotto lo stadio della squadra di calcio Athletic Bilbao. Questo è lo stadio, per quello che posso farvi vedere, ecco. Alla fine ci siamo fermati qua in questo parcheggio perché comunque anche le recensioni di Park4Night erano molto belle, insomma erano tutte 4-5 stelle, anche se è un parcheggio un po' così lungo la strada, come ho già detto. Non si capisce se sia a pagamento o no, sembra che il sabato e la domenica non sia a pagamento, adesso siamo di venerdì sera,
Però non non ho passa visto, nessuno, è non tranquilla. sta passando nessuno, insomma, poi ci sono le telecamere. Di fronte c'è l'hotel, proprio di fronte a Sì, qua noi. di fronte c'è un hotel, non c'è neanche una macchinetta per pagare, quindi boh, non lo so, perché Par4Night lo dà come parcheggio gratuito. Poi leggendo le recensioni ci sono alcuni che dicono che è gratuito, altri dicono che hanno dovuto pagare, non si capisce. Domani Però- col giorno vedremo meglio. Poi vedremo domani. Orecchiette in preparazione stasera. Qui c'è pesto con i pinoli. Orecchiette artigianali, abbiamo Sì. scongelate, Sì. Guardate Ma- qua ma- che La spettacolo. sorpresa che c'è Lo stadio illuminato. proprio sopra la nostra Sì, testa. sopra la nostra testa. Che buono. Buono. Eccole qua, pronte, pronte. Cottura 2 minuti, giusto? L'ho fatto andare 2 minuti in acqua e poi un paio di minuti qua in padella, appena appena. Con l'effetto strobo. Eh già, l'effetto strobo stasera. Che figata, oh. Dopo andiamo a vederlo, Io li trovo buoni. Ah, sì, Sì. sì. No, non sapevo i minuti di cottura, perché le orecchiette possono volerci 5-6 minuti come anche 10-15, dipende dal tipo di pasta. Io quando le ho acquistate non gli ho chiesto quanti minuti ci andavano, ho fatto a occhio. Per me vanno bene. Sono buone. Sì, dai, vanno abbastanza bene. Non sapevo i minuti, non so i minuti di cottura, perché queste qui le ho acquistate da un banco che vende la pasta fresca al mercato. E ne avevo preso un po' e ho fatto dei sacchettini e l'ho messo nel congelatore. Quando sono andato via mi sono dimenticato di chiedergli appunto quanti minuti ci andavano. Però ce ne vogliono pochi, 3-4 minuti sono pronte. Un po' di dolcezza, Sì. visto che il mio amore stasera è un po' triste. Allora, visto che io non basto, ho deciso di fargli un pensierino. Guardate qua, con la Nutella. Che bello. Buono, Che buono. Iniziamo in chili di zucchero. Oh, finita questa poi non ne compriamo più, forse. No, ne compriamo ancora. Ma non abbiamo mai comprato Nutella, mo c'è venuto il coso della Nutella. Ogni tanto la compriamo una Nutella, ogni tanto. Sì, giusto per quando a volte vogliamo toglierci un... Lo Tieni. sfizio. Sì. Tieni. Grazie, Pi. Prego. È buona, eh? Sì. Al gusto, lo stesso gusto di quelle lì che si usano per farci le col gelato. Ah, quelle brioche che si usano, le brioche per il gelato. Sì, quelle le zizze là. Sì. Avremmo voluto andare dopo cena a vedere da lontano lo stadio illuminato, ma l'avranno tenuto acceso 10 minuti, forse neanche. Poi hanno spento tutto, tutte le luci spente. Che delusione, oh. Sì, un po' una delusione. Vabbè. Comunque la brioscina con la Nutella preparata dal mio amore era buonissima. Vuoi che non sia buona il dolce con la Nutella? Buongiorno. Buongiorno, Oggi è benvenuti sul nostro canale. oggi è compleanno Oggi è il mio compleanno. della mia bella mogliettina.
Tanti auguri, amore mio, tanti auguri. Grazie. Tanti auguri. C'è poca luce perché siamo un po' in incognito qua, Come in incognito. Sì, siamo un po' chiusi perché cercare di dare meno nell'occhio possibile, perché siamo in un parcheggio un po' sulla strada, un po' così. Sì, sì, come sapete siamo a Bilbao. E allora meno ci facciamo notare meglio è. Infatti fa anche un po' caldo. No. Adesso facciamo colazione. Sto bene, io sto bene. Lei sta sempre bene. Io non ho mai troppo caldo. No, vabbè, ma non è che mi lamento, Io sono contento che c'è il caldo. È arrivato un altro campo. Comunque stavamo dicendo, adesso facciamo colazione, fammi spegnere il caffè se no lo brucio. Qua c'è il tuo tè. Grazie. Ah. E cosa facciamo? Prenderemo le bici e ci faremo un giro per Bilbao. Sì. Mi sa che quando vedrete questo video sarà passato qualche giorno. Sì, sì, ovviamente sarà passato qualche giorno, non sarà quando vedrete che è il mio compleanno, in realtà sarà passato già da un po' di tempo. Sì. Purtroppo i video È normale, sono sempre normale. lunghi, ci sono sempre tante cose da far vedere, quindi montarli ci va tanto tempo, tante ore, quindi non si riesce a rimanere in tempo reale. È impossibile. È impossibile. Ma noi cerchiamo di fare il possibile. Cerchiamo di fare il possibile, sì. Vero? Sì. Va bene. Qui siamo nel parcheggio Ritrovo Italiani, ci siamo resi conto che siamo italiani in gran numero parcheggiati qua. Salvo sta parlando con un nostro vicino di casa. E ora si parte a fare un giro in bici. Oh già. Qui c'è anche il museo, Se qualcuno volesse visitarlo è bello, Io ho visto su internet, è molto bello. Bello grande, Grandissimo. Peccato non averlo visto ieri sera illuminato, mannaggia, chissà se riusciremo a vederlo stasera. Un pezzettino dallo blocco, no? Poi dopo l'ha spento subito. Ma venirlo a vedere qua da lontano è molto meglio. Vediamo se riusciamo a vederlo stasera. Oltretutto c'è anche un mega maxi schermo. Che è enorme sto palazzone, hai visto che roba? Questo è il famosissimo museo che abbiamo visto ieri quando siamo arrivati passando da quel ponte. Solo che ci ha colti impreparati e non sapevamo il suo nome. Chiediamo scusa perché diciamo che è L'attrazione turistica più l'attrazione importante di principale Bilbao. ma noi siamo fatti così, noi non ci prepariamo nulla, siamo infatti. spontanei per cui non vogliamo prendere per il sedere nessuno. Noi ci spostiamo e quello che vediamo poi ci informiamo al momento, perché sennò almeno questo è il nostro modo di fare. Poi sì. noi non piacciono fare i video documentari, noi ci piace così girare e scoprire al momento ciò che si incontra. In questo caso devo dire assolutamente due parole in onore Il museo di Guggenheim. Il museo Guggenheim di Bilbao è comunque senza dubbio uno dei simboli di questa bellissima città moderna. Dobbiamo dire moderna perché ci sono dei palazzoni moderni tipo quello lì che vi abbiamo appena fatto vedere, che da qui non rende molto, ma visto da sotto è qualcosa di gigantesco. Dicevo, è uno dei simboli di Bilbao più iconici dell'architettura contemporanea ed è una tappa imperdibile per chi visita questa città. Noi visitarlo sinceramente a me non è che interessa molto, no. So che potrebbe essere un po', come dire, una bestemmia, no? Diciamo tra virgolette, non visitarlo. No, però vabbè, noi non è che ci interessa tanto, ecco.
è progettato da Frank Gehry, spero che si pronunci così, magari mi sbaglio, ma comunque l'architetto è lui, e il suo esterno è completamente in titanio, ha dei riflessi stupendi, con forme sinuose e riflessi cangianti, è un'opera d'arte in sé. All'interno ospita collezioni di arte moderna e quant'altro. Adesso ci faremo un giretto intorno e per fortuna abbiamo notato anche un'altra cosa, in città non c'è traffico, c'è No, non c'è pochissima traffico, gente, nonostante per sia cui- sabato. per noi questo ovviamente è positivo. Sì, sì. Qua c'è questo bellissimo fiume e ci sono diversi ponti importanti poi da andare a visitare, ognuno fatto diverso dall'altro. Vediamo se riusciamo ad andare a farveli vedere. Vi ho offerto un caffè. Poi qua c'è il mega ragno, eccolo qua. Guarda che roba. Quest'opera è realizzata totalmente in bronzo, Nebulizza qua, si nebulizza. Oggi fa caldo, Che succede qua, oh? Che succede? È un incendio. C'è un incendio. Guarda, tutto da sotto praticamente esce. Anche qua c'è un po' di monetine, Siamo giunti al famoso ponte Zubizuri. Adesso lo percorreremo e andremo dall'altra parte del fiume. Bisognerebbe scendere dalla bici. Ho visto il cartello per percorrere la rampa qua. Diciamo che c'è quella ciclabile e quella pedonale. Wow, che bello! Bello grande. Che figata. C'è tutta la sopraelevata qua, porta al centro storico. Altri palazzoni super moderni.
I don't know. By memory, I have to look it up. Sono qua sotto i cefaloni. Si vedono? Vediamo un po'. Ho il sole sul monitor, non riesco a vedere una mazza. Diciamo che ce n'è abbastanza, sono anche belli grossi. Penso siano cefali. Che fai? Fai la siesta? Sì, faccio la siesta, prendo il sole. Che figata queste cose qua, guardate qua. Qua ci sono tutti i gabbiotti. Adesso ci facciamo un giretto. Bello, sto viale. Bello, sì. Municipio di Bilbao. Centro di Bilbao. Comunque piste ciclabili ovunque, Si gira molto bene. Tra l'altro, come già detto, non c'è molto traffico, per cui è perfetto. Qui c'è un altro ponte, un altro stile, sono tutti stili diversi. Vediamo se si vede. Oggi giornata calda, rispetto forse 32 gradi. Accidenti, forse è la giornata più calda che abbiamo trovato finora, giusto? Dimmi. Vedi. Sì, sono fusti di birra. Ma qua ne vendono a fiumi, Si vede che si stanno preparando per qualche festa. Penso che siamo un po', forse nel centro storico, Peccato che c'è sta impalcatura davanti alla cattedrale. Questa è la cattedrale, chiesa di San Nicolas. Mi fermo un po' più avanti così faccio il video frontale. Chiesa di San Nicolas. Qua c'è festa, Non sappiamo se stanno smontando o rimontando, ma ci sono lavori ovunque lungo il fiume di strutture Stanno facendo dei capannoni, delle strutture per una festa. Sì, non riusciamo a capire se l'hanno già fatto o devono farla. Adesso Teatro Arriaga. Bello il pullman così. Sia da questa parte che dall'altra parte, è tutto un cantiere. Attraverso, vado di là, accelero e c'è un po' di gente. Anche di qua palchi su palchi. Ci sono un sacco di fusti in acciaio dove mettono la birra, ce n'è un sacco. Qui mi sa che la birra viaggia a fiumi, come questo. È pieno di pesci. Mamma mia quanti cefaloni che ci sono. Insomma, abbiamo fatto un po' di strada per venire fino qua. Qua c'è l'arena, sembrano le squame di un serpente all'esterno, vero? Non ti dà quell'impressione? Qui vengono fatti, immagino, concerti, eventi, così, cose di questo tipo qua.
Strano, non ti ho ancora sentito dire una cosa. Ho fame? Eccola lì. Un po' sì, un po' fame. Ecco, un po' fame. Adesso poi ci fermiamo e magari mangiamo qualcosa, eh? Sì. Ciao! Carnaio, in tutti i sensi. Purtroppo non possiamo farvi sentire gli odori. Sì, qua è pieno di odori. Mamma mia, mamma mia, mamma Soprattutto mia. di carne, odore Infatti. di brace, di carne alla brace. Sì, sì. Catedral de Bilbao. Un piccolo brindisi. Qua c'è uno stuzzichino, non so cosa sia questa. Boh. Cosa? Questa La polpetta? pallina, una Attenzione polpetta. che non ti casca per Una terra. polpettina. Non l'agitare troppo perché mettila in bocca, va che è meglio. Buona. Secondo te ti portava una cosa non buona? No, il formaggio dentro è due pezzi di prosciutto forse. Buono. Oggi giorno speciale per la mia ricciolina. Chissà se poi ci sarà un'ulteriore sorpresina. Ho fatto pure la rima, oh, ti rendi conto? Madonna. Ulteriore sorpresina? Sono troppo. Non lo so. Sono troppo forte, oh. Sto Totò lì è veramente. Certo che in Spagna sono troppo avanti, Simile un po' sto coso. Ma devi darci di forza, Qui c'è proprio la palestra in questo parco. Cos'è? Questo è per la flessibilità del polso e dell'avambraccio. Prima uno, poi l'altro. Poi questo non so se bisogna farlo come si fa. Se devi fare così, non ho idea. E poi c'è questo qua, ho già fatto un po' fino adesso. Ti fa tutto Il braccio. Questo.
Mejorar flexibilidad de hombros, brazos. Questo Madonna, sono diventato una chiave. È vero, No. Mamma mia, oh. No, no, cancella che faccio brutta figura. No. No, ma non devi saltare, ti devi lasciare appeso morto e poi fare la flessione. Parchi pubblici, guardate come sono ordinati, puliti, non c'è immondizia. Qua c'è l'area che è pieno di aree per i piccini, con tanti giochi particolari, non il classico, la classica giostrina stupida. E ce ne sono tantissime di queste aree. Ah, guarda che si vede lo stadio, Rich. Dove abbiamo il camper. Noi abbiamo il camper lì sopra. Ricordiamo. Sì, lì sopra perché è più in alto, intendevo in quel senso lì. E lì abbiamo, cioè, ricordo che è lo stadio dell'Athletic Bilbao, Abbiamo fatto 50 metri. Qui ce n'è già un'altra area qua. Questa è anche coperta, per cui se piove tutto a posto là. Guarda che ponte che c'è qua. Oh, non c'è un ponte uguale all'altro, tutti diversi, tutti diversi. Guardate che figata questo ponte. Qui ci sono le corsie per le auto. Innanzitutto il ponte si chiama così e c'è a fianco la zona pedonale e ciclabile, tanta roba, sì, sono troppo avanti, c'è niente da dire, assolutamente. Vai Rich, vai, che fa bene per i glutei, Sì. Bene, adesso siamo già quasi in piano, Bene, dopo tanta strada, prima di arrivare al camper ci facciamo una pausa gelato. Sì, ma ti ho detto di tenermelo, non di mangiartelo, Questo è il mio, questo è il tuo. mo non gli hai dato una leccatina pure al mio. No. Adesso gliel'ho data. Com'è il mango? Buono. Buono. Poi l'ha pucciato nel cioccolato e gli ha messo la granella sopra. Sì. Ma fammi assaggiare il suo mango, Assaggia. per favore. Inizia che è tutto colato. Tutto colato.
Strano che lo fai colare te, Di solito gli dura un nanosecondo il cono a mia moglie. Buono. È bello fresco. Wow, buonissimo. Hai assaggiato questo? Assaggialo meglio, che secondo me non hai sentito bene. Buono, niente cioccolato. Comunque 2 coni gelato qui, un solo gusto, 3,50 €. Molto buono, però devo dire, il mio che avevo preso il gusto maracuja, mango maracuja, è veramente buono. E ho assaggiato anche quello di Salvo, a menta con gocce di cioccolato, anche quello buono. Almeno quello, per il prezzo. Vabbè, ma adesso costano così dappertutto, Sì, no, ma in Italia no, non costano così, un solo gusto 3,50 €. No, ma oramai dove vai più All'estero no, costano i prezzi così. sono quelli, All'estero sì, più che altro. sì. Arrivati al Camperozzo, c'è ancora, tutto bene. Oggi per la città abbiamo percorso 12 km e 70 circa. Allora, chiudiamo lo stipetto del pane. Visto che oggi è il compleanno del mio amore, c'è una sorpresina per te. Una sorpresina, che sorpresina. Sì, c'è una sorpresina per te. Ovviamente né canto né ballo né faccio lo striptease, è un'altra cosa, ok? Adesso te la prendo e te la do, ok? Ok. Ok, presa. Chiudi gli occhi. Madonna, sti moscerini. Chiudi gli occhi. Li chiusi? Ok. È un po' stropicciata perché era nascosta in un punto. Apri gli occhi. Wow, cos'è? Wow, che cos'è questo? Vediamo un po' se ti piace. Ah, sì. Che buon profumo. Scusate, ma io non uso sempre le cose, di solito. Te la ricordi? Che bella, sì. È un copricostume. Sì, l'avevo visto nel negozio. Sì. Bello, sì, mi stava anche bene. Grazie, P. E Mamma mia, che mettitelo, bello. dai. Lo puoi provare? Sì, Ok. Eccola qua. un bel copricostume, mamma mia. Che bel regalo, perché questo l'avevo visto in un negozio e mi piaceva. Grazie, amore mio, inaspettato, veramente. Un bel copricostume, sì. Sì. Girati un Nascosto po'. qua nel camper Sì, dall'Italia. Fai una piroetta. Bello, ti sta bene. Mi piace. Sì, anche a me piace. Poi adesso che prenderai un po' più di sole, ti piace? Sì, molto. Vabbè, lo sapevi che mi piaceva perché. Grazie, P. Prego, amore mio, prego. Allora, che dite? Le sta bene o no? Dai, fai ancora una piroetta, dai. Che devo fare la piroetta, dai? No, fai vedere agli amici qua quanto sei bella. Bene, adesso un po' di intimità, Stasera non so se vi facciamo vedere altro, ok? Vogliamo prenderci un paio d'ore di tranquillità, adesso vediamo. Ciao. Toglitelo, dai. Fai vedere come ti sta con la... Con la gonna? Sì. Sì. Sotto è un po' largo, un po' abbondante. Sì. Sinceramente, vero? Ma abbondante no.
Cioè, Sì, fatto quello così. lì deve stare un po' largo, ecco. Non me lo ricordavo così sotto. Pensavo fosse un po' più piccino. No? O sono proprio così che No, devono stare? sono fatti così, devono stare così. Va bene, ok.